Ciao a tutti, io sono Carolina e oggi torno con un altro video a tema progetto smaltimento. Questa volta però farò l'introduzione di un nuovo progetto che mi accompagnerà da oggi, cioè oggi è il giorno in cui, per oggi intendo il giorno in cui voi vedete il video, ovvero sabato 1° agosto, ma io sto girando un po' in anticipo perché non ci sarò la prossima settimana. Dunque, che cosa stavo dicendo prima di incartarmi in questa maniera così becera? Ecco, un nuovo progetto smaltimento che inizierà dal 1° agosto e andrà avanti fino al 25 dicembre. Questo progetto si chiama Six by Santa e, come dice il nome, prevede di finire o comunque di raggiungere degli obiettivi che ci siamo prefissati entro il giorno di Natale, quindi dal 1° agosto a Natale. Il progetto è stato creato già qualche anno fa da Elizabeth, che potete trovare su Instagram come Cookie Pens. Vi metterò il suo profilo sia qui in sovraimpressione che nell'info box, e nell'info box inoltre vi aggiungerò anche i link ai canali YouTube e ai profili Instagram di tutte le partecipanti a questo progetto, che è un progetto internazionale che di solito riscuote molto successo perché è uno di quei progetti facili in cui è piuttosto semplice raggiungere i propri obiettivi, o perlomeno così è per me, visto che l'anno scorso in questo progetto riuscii a raggiungere ben 5 obiettivi su 6, mentre l'ultimo prodotto credo che io lo abbia eliminato perché non lo ritrovo più, probabilmente l'ho eliminato a fine dell'anno scorso. Era uno smalto glitterato dorato di Bottega Verde che, mamma mia. Dunque, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, passiamo un po' alla presentazione dei prodotti che mi prevedo di utilizzare durante il corso di questi mesi. Prodotto numero 1, questa è veramente una pietra dello scandalo perché mi sono ricordata, ho anche fatto alcuni conti con mia madre, che questo prodotto è qui in casa dal 2009, quindi significa che ha superato indenne svariati traslochi, i miei, e che in tutto questo tempo, cioè 11 anni, io non sono riuscita né a finirlo né a dire lo finisco per sfinimento. Che vergogna, no? Mi sono un po' vergognata di me stessa, ammetto. E questo prodotto è un'acqua profumata, l'acqua profumata della Atkinson, ti prego metti a fuoco, al tè bianco e rosa moscheta, acqua corpo settificante. È un acquacorpo del profumo molto delicato, molto femminile, che evapora in poco tempo, e quindi anche uno di quegli spray che ci si può spruzzare più volte al giorno per rinfrescarlo un po'. Ed è tra l'altro un prodotto che molto adatto alla stagione calda, e visto che il progetto inizia nel mese di agosto, ma che anche a settembre, insomma, se fa caldo, il caldo si fa sentire. Insomma, spero di portarlo avanti, e questo voglio davvero finirlo perché che diamine, 11 anni di acqua profumata è uno scandalo e non si può sentire. Il punto di partenza è questo segno viola qui, ma voi vedete il prodotto un po' più basso perché credo se lo sia spruzzato mia madre prima di uscire. Non ho fatto in tempo a dirle, faceva parte di un progetto, anche perché penso si sarebbe messa a ridere. Comunque, questo è il giocatore numero 1. Giocatore numero 2, un altro prodotto in spray che voglio finire perché mi fa impazzire, e se penso a quanti soldi gli ho dato per essere una mini taglia mi viene ancora di più da mangiarmi le mani, è questo spray volumizzante per capelli, spray volume secco della R più CO, R Plus CO credo si dica, che è un marchio di prodotti per capelli, costoso tra l'altro, rivenduto da Beauty Bay. Bene, io questa mini taglia l'ho pagata 21 euro, ma io mi chiedo, cioè con il senno di poi, come si fa a spendere 21 euro per una mini taglia? Non lo so, comunque mi sta durando, penso che questo sia il suo 8° mese di vita qui, quindi sto facendo onore a questi soldi. Niente, io l'avevo preso perché l'ultimo spray volumizzante che avevo utilizzato era lo spray volumizzante di Briogeo, che non mi era piaciuto per niente perché mi rendeva i capelli stoppa. Quindi pensavo, adesso faccio un po' una ricerca e trovo un prodotto volumizzante in spray per capelli che insomma non faccia questo effetto paglia secca. E quindi guardando un po' di recensioni, leggendo un po' di opinioni, sono approdata qui su questi lidi. E in realtà anche questo rende i capelli stupposi, a me non piace per nulla. Oggi l'ho messo dopo lo shampoo e nel suo primo giorno di vita la situazione è anche accettabile,
però no, dopo quando passa il tempo i capelli sono difficili da pettinare, si annodano, hanno proprio un brutto aspetto, un aspetto malsano. E io di solito non ho questo problema di capelli che hanno un aspetto estremamente secco, estremamente bisognoso. In più, con tutte le maschere, i balsami e le cose che uso, è raro che io abbia problemi, cioè è raro, è preoccupante che io abbia problemi un po' a districarli con il pettine, perciò no, questo prodotto voglio finirlo. Ecco qua, so se si sente che ce n'è, non tantissimo ma ce n'è. Voglio finirlo e poi dire ciao ciao a questa categoria degli spray volumizzanti, cioè preferisco tenermi gli spaghetti piuttosto che la paglia secca in testa. Bene, questo è un prodotto il cui progresso non è visibile, cioè non posso tracciarlo, non so a che punto sono arrivata, perciò vi dovrete fidare di me e pregare con me che questo ci abbandoni entro Natale, perché no, anche basta. Ok, esaurita la parte di prodotti non make-up, passiamo al make-up. Primo giocatore della squadra della categoria make-up è questa matita labbra di Colourpop che indosso oggi con un gloss sopra che si chiama 951. Ora vi faccio vedere a che punto è arrivata. Eccola qui. Non è rimasto tantissimo e visto che mi piace molto è possibile finirla entro l'anno. La indosso oggi con un gloss di Wycon sopra. È un colore stupendo ed è un match perfetto per Whirl che ho nel progetto principale dei 20 nel 2020. Quindi se riuscissi a combinare le forze tra i due sarebbe una cosa buona e giusta. Qual è un po' il limite a tutto ciò? Che non credo di riuscire a portare molto spesso un rossetto in stick in questo periodo, se continueremo a dover indossare le mascherine. Però in ogni caso, siccome questa matita ormai ce l'ho aperta da quasi 2 anni, è arrivato un po' il momento di darle una botta, perché non vorrei che andasse a male, essendo una formulazione molto morbida e molto cremosa. Quindi questa entro Natale deve salutarci. E poi, se esiste ancora questa collezione limitata che Colourpop ha realizzato con I Love Sarai, potrei pensare di buttarcela dentro con il prossimo ordine, perché è un nude bellissimo. Vabbè, se mi piace Whirl è chiaro che mi piacerà, ma che italiano è? È chiaro che mi piacerà tantissimo anche una matita labbra che abbia il suo stesso identico colore. Poi, altro prodotto make-up da finire, anche questo lo indosso oggi, è il correttore di Becca, l'Und-Eye Brightening Corrector nella tonalità Light to Medium, che io amo, di cui vi ho già parlato abbondantemente, forse anche troppo, e che avendolo aperto proprio a gennaio, i primi di gennaio dell'anno scorso, vorrei arrivare a consumarlo entro il suo pago, essendo un prodotto in crema. Eccolo qui. C'è già un buco, io continuo a usarlo. Chiaramente ce n'è molta di strada da fare perché dobbiamo pulire non solo il fondo del barattolino ma anche le pareti, però questo è un prodotto che io mi ci vedo a usare tutti i giorni, quindi qui non credo che ci saranno delle grosse difficoltà o delle grosse problematiche per finirlo. E questo so già che quando finirà lo ricomprerò perché è un po' un mai senza, visto che a me piace utilizzarlo anche quando non faccio una base, un'apparecchiatura completa, ma giusto 2 cose così al volo per non spaventare le persone nella mia vita quotidiana. Gli altri 2 giocatori della squadra nella categoria make-up sono dei prodotti che è stupido da parte mia pretendere di finire in questo arco di tempo, e perciò su questi prodotti ho stabilito un obiettivo un po' più democratico e un po' più raggiungibile per me nel giro di qualche mese, ovvero di usarli un tot di volte. Iniziamo con questo illuminante di LA Girl, la Strobe Light Strobing Powder nella tonalità 80 watt, che indosso oggi, è questa qui, e che ha già un discreto buco, cioè discreto, un buchino che per essere un illuminante non fa schifo. Ma questo buchino io non l'ho fatto durante un progetto smaltimento, l'ho fatto uno perché è una formula estremamente polverosa, basta toccare poco poco la cialda col pennello che si alza la polvere, proprio polvere di fata in giro per la stanza, e in più per essere un illuminante ha anche un quantitativo
contenuto di prodotto, perché qui dentro ci sono solo 5 grammi e mezzo di polvere di stelle. Quindi, essendo anche uno degli illuminanti più vecchi nella mia collezione, perché credo che abbia 4 anni, insomma iniziare a lavorarci in vista poi dell'inserimento in un progetto smaltimento l'anno prossimo potrebbe essere una cosa intelligente da fare da parte mia. È un illuminante senza infamia e senza lode, nel senso che è una formula low cost che vale il prezzo che costa, ecco, quindi non vi sto dicendo correte a comprarlo perché vale tantissimo anche per essere un low cost. No, è un illuminante discreto, cioè discreto non come finish perché si vede che è presente sul viso, discreto come qualità, è un po' polveroso, ha un po' di glitterini, quindi io bagno il pennello prima di usarlo, cerco di bagnarlo un pochino per evitare che questi glitter si schiaffino nella guancia, che non è un bello spettacolo. Però no, non è un prodotto che mi disgusta usare, cioè posso accettare l'idea di tenerlo nella mia pochette quotidiana, nel mio cestino del trucco quotidiano, anche perché non posso usare solo Amnesia di Nabla, lo so che lo adoro, lo so che è lì che esiste, però devo anche usare gli altri illuminanti che possiedo, altrimenti che li possiedo a fare. Ultimo prodotto che vi faccio vedere è, diciamo, il prodotto a difficoltà di questo progetto ed è il fratellino dell'ombretto rosa perla in crema di Wycon che ho nel progetto principale. Questo fa sempre parte della stessa linea Metal Boom che uscì ai tempi che furono e che ora non si trova più e che io avevo comprato in una maniera anche piuttosto avventata, come succedeva anni fa, durante i saldi di Wycon, ed è il numero 8 ametista. Lo faccio vedere qui, è un colore stupendo. Qual è il problema però? Io non sono abituata a truccarmi di viola e non riesco a creare questa abitudine, però mi sono imposta che quest'anno, da quest'autunno in poi, mi piacerebbe sfruttare un po' le tonalità viola, ametista, orchidea, prugna che ho in collezione, perché per essere una che non ama molto questo colore, cioè non che non ama questo colore, a me piace guardarlo sugli altri, però poi quando si tratta di scegliere dei colori per me è una tonalità fuori dalla comfort zone e quindi non la preferisco, sebbene sia un colore che si sposa molto bene con le pagliuzze verdi dei miei occhi e che anzi le esalta moltissimo. Quindi, siccome tra i buoni propositi per la fine dell'estate, per il ritorno dalle vacanze, c'è quello di usare un po' di più queste tonalità, allora ho pensato che mi sarei incentivata inserendo in un progetto smaltimento questo prodotto che può fare da base in crema, ma funziona benissimo anche da solo, per trucchi occhi viola. Ok, presentazione della squadra fatta. Che altro dire? Qualche specifica tecnica sul progetto. Io cercherò di caricare un aggiornamento ogni mese perché la prassi vorrebbe così. Sicuramente li caricherò ogni mese su Instagram. Qui su YouTube, se posso infilarci il video aggiornamento, ce lo carico volentieri. Fatemi sapere se vi interessa questo progetto, fatemi sapere se mi sono imposta degli obiettivi fattibili o se sto delirando. E chiaramente se volete partecipare anche voi siete i benvenuti e le benvenute. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!